Qualche giorno fa, mentre sentivo l'ennesima voce vigliacca che inneggiava la resistenza di teocrati medievali contro l'imperialismo occidentale, mi sono fermato a riflettere su una strana patologia, non una malattia fisica, ma una vera disfunzione cognitiva, un virus della mente, nel senso dawkinsiano del termine, e che ha infettato gran parte della nostra sfera pubblica e sociale. È la patologia della bussola rotta, o meglio di una bussola che per un qualche strano campo magnetico ideologico punta invariabilmente e pedissequamente e anche sempre prevedibilmente verso il basso, verso l'abisso etico. Oggi voglio parlarvi di nuovo di loro, i paci finti. E mentre vi iscrivete, mettete like, ecco la sigla. Eccoci, abbiamo precedentemente affrontato il termine qui da un punto di vista squisitamente lessicale. Ma oggi voglio precisare un po' meglio la cosa, discutendo il pacifintismo come un'ideologia etica, prima ancora che politica, che ha deciso di trasformare l'Europa, l'unico luogo al mondo con tutti i suoi evidenti difetti, con le sue burocrazie e le sue ipocrisie, dove esista ancora una sostanziale libertà, in un capro espiatorio da sacrificare sull'altare delle più orrende dittature globali. Non si tratta solo di ingenuità e di povertà di spirito, c'è qualcosa di più profondo, una pulsione di morte che spinge una civiltà all'apice del benessere a flirtare con chi vuole distruggerla, oscurando l'unica forza che ancora cerca di proteggere i diritti, quantomeno quelli dei propri cittadini, e sempre meno quelli degli altri popoli, come stiamo vedendo con le derive razziste dei governi dalla Germania all'Italia, alla Francia, alla fannosa rincorsa delle destre fasciste nel loro campo di gioco. Partiamo da un dato semplice, quasi banale nella sua evidenza. C'è una parte dell'Occidente, una certa sinistra inesistente e smarrita, quanto priva di coordinate, ma anche una destra populista e cialtrona, che hanno deciso che il vero nemico non è chi bombarda ospedali pediatrici a Kiev o chi impicca le bambine a Teheran. No, per loro il nemico siamo noi. Il nemico è la NATO, è Bruxelles, è un fantomatico oramai estinto neoliberismo. E, ricordandoci sempre di Carl Buono, la società aperta. Siamo di fronte a un fenomeno che Roger Scruton, con un termine che ormai sentiamo spesso citare dai pochi intelletti lucidi rimasti sulla rete, chiamava oicofobia. La paura, o meglio il ripudio della propria casa. È un odio viscerale, adolescenziale, che attecchisce in intelletti immaturi o viene abbracciato da approfittatori e traditori. Un odio per la propria civiltà, talmente profondo da spingere questi individui tra le braccia di chiunque dichiari guerra all'Occidente. L'oicofobia è ovviamente un lusso che solo le società libere possono permettersi di lasciar correre e diffondersi, mentre avversa lo stesso sistema che rispetta certe idee balzane per una semplice questione di principio. E il paradosso supremo: viviamo in sistemi che garantiscono il diritto di critica e il dissenso e assistiamo, impotenti, all'uso pervertito di questi diritti per inneggiare a sistemi che il dissenso lo puniscono con il gulag, l'omicidio di Stato o la forca. È come se il sistema immunitario della nostra cultura fosse impazzito e avesse iniziato ad attaccare i suoi stessi organi vitali, scambiando i patogeni esterni, le dittature, per salvatori. Il pacifintismo, o meglio l'antioccidentalismo, è una vera e propria forma di patologia dell'Occidente. È affascinante, in senso macabro, osservare la ginnastica mentale di questi amici del popolo. Si riempiono la bocca di parole come libertà, autodeterminazione, diritti umani e poi si schierano con una puntualità assoluta, sempre prevedibile, al fianco della dittatura cleptocratica e fascista di Vladimir Putin. Ripetono a pappagallo la propaganda del Cremlino, parlando di provocazioni della NATO, mentre i carri armati russi stuprano e saccheggiano l'Ucraina, condannando a morte decine di migliaia dei poveri e degli ultimi delle sterminate pianure russe, di cui nessuno sembra preoccuparsi. Dimenticano o fingono di non sapere che la pace che invocano chiedendo il disarmo della vittima non è pace, è pacificazione, è appeasement, è la pace dei cimiteri, la quiete che segue e precede il massacro. Confondono l'assenza di conflitto armato con la giustizia, un errore logico imperdonabile per chiunque abbia letto 2 righe di filosofia politica o semplicemente qualche vecchio romanzo.
Se l'Ucraina smette di combattere, l'Ucraina finisce. Se la Russia smette di combattere, la guerra finisce. È tutto di una banalità sconcertante, eppure, per il pacifinto, la colpa è di chi fornisce lo scudo, non di chi scaglia la lancia. Ma il capolavoro dell'ipocrisia si raggiunge quando guardiamo al Medio Oriente. Qui il pacifinto europeo tocca vette di cinismo inarrivabili, tradendo non solo la logica, ma i suoi stessi presunti valori fondanti, femminismo, laicità, diritti civili. Il popolo iraniano, i persiani, se preferite, sono i nostri interlocutori nazionali in quell'area. È un popolo colto, progredito, con una storia millenaria che si intreccia con la nostra cultura. Non sono l'altro esotico e incomprensibile, sono dei cugini culturali tenuti in ostaggio. Sono donne e uomini che rischiano la vita ogni giorno, che si fanno sparare in faccia dalla polizia morale. Sono per chiedere la fine di una teocrazia oscurantista e incapace di governare. Dov'è il movimento femminista occidentale quando le ragazze di Teheran vengono stuprate nelle carceri dei Pasdaran? È impegnato a discutere se un attore occidentale possa interpretare un ruolo mediorientale o a difendere il diritto culturale all'oppressione. E cosa fa il nostro pacifinto dal salotto davanti a questo orrore? Si preoccupa delle sanzioni. Poverini, l'embargo affama il popolo. Con la compassione pelosa che nasconde la connivenza. È una menzogna oscena. L'embargo, per quanto doloroso e imperfetto, è l'unico strumento incruento per strangolare una delle dittature teocratiche più sanguinarie del pianeta. Condannare le sanzioni ignorando che i preti macellai di Teheran spendono miliardi per finanziare il terrorismo di Hamas, Hezbollah e degli Houthi, amici, nemici e complici di Bibi nello sterminio dei palestinesi, e qui basta seguire i soldi, invece di sfamare la propria gente, non è in nessun modo umanitarismo, è complicità. Questi regimi non usano le risorse per il benessere, le usano per esportare il caos. Togliere le sanzioni non sfamerebbe un solo bambino a Teheran, ma riempirebbe i depositi di missili puntati contro Israele e poi indirettamente contro l'Ucraina tramite i droni Shahed forniti alla Russia e infine contro noi stessi. Vedere cortei che in Europa sventolano bandiere che non sono quelle della libertà, ma quelle di movimenti reazionari che vorrebbero cancellare ogni conquista sociale degli ultimi 3 secoli, fa venire i brividi. È il sogno bagnato di ogni jihadista. L'Occidente che si consegna spontaneamente chiedendo scusa ad esistere e che marcia a fianco dei suoi stessi carnefici in nome di un malinteso senso di colpa coloniale e di un totale abbandono della laicità e del buonsenso. E qui arriviamo alla questione vera. Questa deriva non è un vezzo intellettuale di pochi sciocchi sciamannati. Ha nomi e cognomi, ha partiti, ha rappresentanza parlamentare, ha un peso elettorale che sposta gli equilibri del nostro mondo. L'Europa attira su di sé ogni sorta di attacco quando tenta di compattarsi, unirsi. Siamo letteralmente circondati. A est abbiamo la Russia che spinge con la forza bruta cercando di ridisegnare i confini con il sangue, riportandoci al XIX secolo. Da sud, da un certo altrove ideologico, abbiamo la visione da incubo dell'islamismo radicale, declinato nelle forme statuali di canaglie come l'Iran o nelle monarchie atroci come l'Arabia Saudita, che giocano su più tavoli. Ma il pericolo peggiore è quello interno. Ci sono movimenti politici in Italia e in Europa, e penso inevitabilmente a movimenti che hanno perso qualsiasi residuo della loro missione originaria, come Lega e 5 Stelle, o al regime ungherese, o all'FD e al Rassemblement National. Ma non solo, penso a certi settori della sinistra radicale italiana, tedesca o francese, che agiscono ormai come vere e proprie quinte colonne dei nemici più attivi dell'Occidente. Non si tratta più di opinioni diverse o di legittimo dibattito democratico. Quando si fa il gioco di una potenza straniera ostile, quando si sabotano le difese comuni, quando si ripete la propaganda nemica in prima serata, e quando si strizza l'occhio ai movimenti neofascisti e duchiniani che teorizzano la fine della democrazia liberale, c'è una sola parola: tradimento. Stiamo assistendo alla validazione empirica della teoria del ferro di cavallo, che ho sempre considerato semplicistica, ma che oggi constato nella realtà. Gli estremi si toccano, come si è sempre detto. L'estrema destra e l'estrema sinistra si sono saldate nel comune odio per l'America prima di tutto, ma anche solo per la società liberale, per il mercato,
per l'individuo. È curioso e amaramente ironico notare come questi stessi campioni del pacifismo anti-americano finiscano poi per simpatizzare più o meno apertamente con il nuovo dittatore arancione d'oltreoceano. Odiano la democrazia americana classica, quella liberale e internazionalista, ma sbavano per l'uomo forte, per il Trump imperatore degli imbecilli, che promette di smantellare l'ordine internazionale non per ritirarsi nel suo guscio isolazionista come qualcuno pensava, ma per malversare il mondo. Vedono in lui non un pericolo per la democrazia, ma un alleato nella distruzione dell'ordine liberale, che tanto detestano, perché non lo capiscono. È appunto la saldatura rosso-bruna, il cortocircuito finale, anche basato sul malinteso che smantellare noi stessi abbia un senso diverso dal semplice istinto suicidario. Io sono un fisicalista, credo nella realtà fisica dei fatti e non nelle narrazioni consolatorie. E i fatti ci dicono che l'Europa, con tutti i suoi problemi e la sua burocrazia elefantiaca, le sue contraddizioni interne, ripetiamolo, è l'unico baluardo di una convivenza civile basata sul diritto e non sulla forza bruta, o sul capriccio di un dio vendicativo che rende punibile con la pena di morte il vandalismo o certe pettinature. La nostra è l'unica zona del mondo dove la tortura e la pena di morte sono illegali, dove la libertà di stampa è tutelata, dove il welfare cerca di riparare alle diseguaglianze mostruose della società e in cui la certezza del diritto è ancora una battaglia che si può combattere con i mezzi della razionalità e della civiltà. Questi vigliacchi che si ammantano di virtù mentre pugnalano alle spalle l'Ucraina e le donne iraniane non sono portatori di pace. Stanno cercando la resa, che è l'unica strategia di chi vive da pusillanime. Vogliono che l'Europa diventi ancora di più un vassallo dell'impero americano, che ci corrompe e ci divide da ovest, o dall'enorme stato mafioso che ci invade da est. Vogliono vedere crollare il nostro modello perché, come ogni stupido, odiano la complessità della libertà, preferendo la rassicurante semplicità della tirannia. Non c'è relativismo che tenga. In etica, come in fisica, alcune cose sono più vere di altre, anche se non esiste una verità definitiva. Non tutte le culture politiche sono uguali. Una democrazia liberale è oggettivamente preferibile a una teocrazia, a una coprocrazia cleptocratica, se assumiamo come metrica il benessere umano e il rispetto dei diritti individuali e anche collettivi. Chi non lo capisce o finge di non capirlo, per qualche misero calcolo elettorale o per posa intellettuale, è complice della tirannia. Rimaniamo umani, certo, ma rimaniamo anche svegli, razionali e armati culturalmente. E se necessario, come purtroppo è necessario, letteralmente. Perché se il sonno della ragione genera mostri, oggi i mostri stanno già bussando alla nostra porta. Spesso invitati da chi si compiace di essere niente altro che un bieco moralista, con un mazzo di chiavi in mano e un sorriso ebete stampato in faccia. Bene, scusate lo sfogo, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate e anche per insultare, se anche voi sentite puzza di tradimento o se la pensate diversamente. La parola d'ordine per chi è arrivato fin qui, resistendo a questo muro di parole, è iscrivetevi, mettete like, commentate e condividete. Intanto io vi saluto. Buona pace